Pero para que esta gente joven pueda nutrir, ¿no?, estos movimientos o este avance, es importantísimo la educación. Sí. Y la educación está en manos también del poder. Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque claro, también están pillados con las maquinitas y no ven nada más que eso, no ven lo que tienen alrededor. Es una forma de focalizarlos y de que estén ahí. Entonces, è complicato, eh? Sì. Perché questi gruppi possano crescere hanno bisogno di un'indipendenza scolastica. Sì, l'educazione. Sì, bisogna avere il coraggio di creare delle scuole che insegnino davvero. Faccio il nostro piccolo esempio: noi abbiamo le scuole nostre, dove i ragazzi imparano di tutto, devono fare sì programmi ministeriali, più altri programmi, e devono arrivare ad un livello di preparazione per il mondo più avanzato, e lo fanno, arrivano a farlo. Poi anche loro hanno i loro giochini, ma perlomeno hanno più prospettive, hanno una visione più... Loro sono cittadini del mondo, i nostri figli, sia perché nel mondo ci vanno, sia perché viaggiano, sia perché non vengono mai chiusi in un sistema riduttivo, ma sempre portati ad una visione che possa comprendere più cose. È proprio un'impostazione, però. Se invece frequentassero le scuole qui della zona, sono scuole di mezza montagna. Il sogno è quello di poter pascolare le capre. Fine, finito lì. O l'operaio, o la madre di famiglia. Fine. A me sembra poco, ma poco. Devono avere una visione molto più ampia, perlomeno gli strumenti noi glieli diamo e ci costa anche parecchio farlo. Ce l'hanno e poi faranno le scelte nella loro vita, come tutti. Ma almeno i mezzi li abbiamo dati. Allora, cosa che noi consigliamo? Scuole familiari. Significa dove i genitori si accordano perché ci sia un ambiente scolastico più adatto, evitare i sistemi confessionali, cioè scuole che siano solo religiose o solo di quei punti che chiudono, deve essere qualcosa che apre. Scuole in altri paesi, scambio di culture, cioè proprio mandare i ragazzi nel mondo. È costoso, però è un investimento per il loro futuro. E così via, cioè partire da queste cose e tutto il resto. Perché le persone non osano? Perché da sole non hanno forza. Una persona da sola, se si ammala, cosa fa? Se non può lavorare, cosa fa? Se c'è una struttura abitativa, di paese, di villaggio, di comunità o cos'altro che ti dà forza, perché se hai bisogno agli altri e gli altri se hanno bisogno sanno che ci sei, cambia, perché hai la forza di contrattare e anche di contrastare quando è necessario. Ma chi è solo, che abiti in città nel proprio appartamento, dove 2/3 del proprio stipendio devono andare per mangiare, per pagare l'affitto, come fa a essere libero? Un ricatto continuo, e quindi per uscire da queste cose ci vuole coraggio per cambiare le condizioni basiche. Un mondo come lo immaginiamo noi, formato da comunità, da famiglie allargate, da condizioni di scambio, che rende meno ricattabili, è una delle soluzioni possibili. Non dico che sia la migliore, assolutamente, però perlomeno vale la pena provarci.